Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questa lezione vedremo i tanti significati che l'aggettivo difficile ha in italiano. Difficile che tra l'altro è un aggettivo molto utilizzato, fa parte un po' dei vocaboli essenziali in italiano che sentirete utilizzare spessissimo in realtà e utilizzerete possibilmente anche voi almeno una volta al giorno, insomma. E vi darò anche una lista di sinonimi che potete utilizzare a seconda dei diversi significati che difficile ha e in modo da arricchire il vostro vocabolario. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, primo modo in cui utilizziamo difficile, se ci riferiamo a qualcosa, intendiamo che questo qualcosa richiede fatica, impegno, sforzo o una notevole attenzione. Per esempio, ci possiamo riferire a un lavoro e possiamo dire che questo lavoro è difficile, oppure un problema difficile, oppure un report difficile da scrivere. Spesso vedete che qui è seguito da una preposizione, dalla preposizione di, e poi c'è l'infinito, ok? Un report difficile da scrivere, lo vedrete in questo tipo di costruzioni, ok? E sinonimi di difficile in questo contesto: faticoso, arduo, difficoltoso o anche duro. Quindi possiamo dire un lavoro difficile, possiamo dire un lavoro faticoso o un lavoro arduo un pochino più formale, ecco, rispetto a dire difficile o faticoso, però è lì, insomma, arduo, possiamo dire un lavoro arduo, possiamo dire un lavoro difficoltoso o un lavoro duro invece un pochino più informale, ok? Quando diciamo appunto che qualcosa è difficile, possiamo dire un lavoro duro, un problema difficile, un problema arduo, ecco, qui insomma varia anche, questi sinonimi variano anche in base a questo qualcosa a cui ci riferiamo, questo qualcosa che descriviamo come difficile, però avete capito, quando ci riferiamo a qualcosa che richiede fatica, un impegno, uno sforzo, in generale questi sono i sinonimi che potete utilizzare. Secondo poi significato dell'aggettivo difficile è di qualcosa che mette alla prova le nostre capacità intellettive, quindi è qualcosa che è molto arduo da capire o da spiegare. Quindi sinonimi in questo contesto sono per esempio complicato oppure complesso oppure ostico. Ostico è un bell'aggettivo, in realtà ostico, un po' formale, però è molto bello secondo me. Ostico è anche un po' elegante se ci pensate, un problema, uno scritto ostico, un testo ostico, ok? È una bella parola, ostico. E poi oscuro, ok? Se ci riferiamo a un testo in particolare, diciamo che un testo oscuro, un testo difficile, è insomma più uno scritto, ecco, ci riferiamo più a uno scritto se diciamo oscuro. Quindi, esempi: un testo difficile, quindi un testo difficile è un testo complicato, un testo complesso, ostico dicevamo, o oscuro. Oppure una canzone difficile possiamo dire, e qui difficile possiamo rimpiazzarla con tutti questi sinonimi, quindi complicata, complessa, ostica, oscura, oppure un libro difficile. Qui ancora una volta un libro complicato e via dicendo, insomma. E poi terzo significato dell'aggettivo difficile, se riferito a una situazione o una circostanza, intendiamo che questa situazione ci sta mettendo duramente alla prova dal punto di vista della nostra forza interiore. Per esempio possiamo dire una vita difficile,
oppure attraversare dei tempi difficili, oppure attraversare dei momenti difficili. E qui sinonimi che possiamo utilizzare in questo contesto sono per esempio critico, oppure grave, oppure anche a volte pieno di disagi o delicato. Qui soprattutto se ci riferiamo a una situazione, diciamo una situazione difficile, è una situazione delicata. E poi quarto significato dell'aggettivo difficile riferito a una persona è una persona con cui non è facile andare d'accordo, un po' intrattabile anche, non è facile comunicare, o anche una persona che non si sa bene come prendere, insomma, una persona che mostra un atteggiamento o una personalità anche un po' così incontentabile, che non si riesce quindi mai a fare contenta questa persona, ok? Si dice anche di caratteristiche che questa persona dimostra, per esempio una persona di gusti difficili, quindi o possiamo dire anche di una persona difficile, oppure Luigi è un tipo difficile. E qui che sinonimi possiamo utilizzare in questo contesto? Possiamo dire intrattabile, appunto, oppure possiamo dire scontroso o anche incontentabile, ok? Quindi Luigi è un tipo difficile, è un tipo intrattabile, un tipo scontroso o incontentabile o anche molto esigente, semplicemente. E poi quinto significato dell'aggettivo difficile in una costruzione impersonale è sinonimo di improbabile o di incerto. Per esempio possiamo dire è difficile che faccia bel tempo oggi, vale a dire è improbabile, è incerto che faccia bel tempo oggi, oppure è difficile che arriviamo puntuali, vale a dire è improbabile che arriviamo puntuali. E poi vi do un paio di espressioni molto comuni che utilizzano l'aggettivo difficile. La prima è farla difficile. Farla difficile è quando consideriamo una situazione, consideriamo qualcosa molto più complicata che in realtà lo sia davvero. Quindi per esempio possiamo dire come la fai difficile quando qualcuno pensa che questo qualcosa è così complicato ma in realtà non lo è davvero, ok? Quindi diciamo un po' come, insomma, un po' una mezza critica, no? Se diciamo a qualcuno come la fai difficile, insomma, rendi le cose un po' più semplici, d'accordo? Quindi questo è il significato un po' dell'espressione farla difficile. E poi abbiamo il fare il difficile invece, quindi in genere fare il difficile lo usiamo in questa espressione esortativa, non fare il difficile, lo sentirete molto spesso perché non fare il difficile è un po' un'esortazione alla semplicità. Semplicemente è qualcuno che si sta comportando in maniera difficile, con quel difficile che dicevamo in maniera un po' esigente, un po' incontentabile, d'accordo? E quindi chiediamo alla persona, insomma, di piantarla, d'accordo? Quindi non fare il difficile. E niente, questo poi è tutto per la nostra lezione di oggi, spero che sia tutto chiaro e spero che abbiate adesso una bella visione d'insieme su tutti i significati dell'aggettivo difficile e dei suoi sinonimi. Fatemi sapere come andate, se vi è tutto chiaro, e se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!